Dopo l'85 mm che fino a qualche giorno fa era la mia lente preferita per Sony APS-C e il 23 mm, Viltrox ha deciso di mandarmi anche la loro nuova lente, il 56 mm f1.4 per Sony E, affinché io potessi testarla e, per l'appunto, recensirla. Ma prima di andare avanti, come al solito, metto le mani avanti e voglio specificare che questo non è un video minimamente sponsorizzato da Viltrox. Quindi per cui nella mia recensione sarò molto oggettivo e in alcuni casi anche estremamente cattivo nell'andare a cercare il pelo nell'uovo. Vedrete. La lente di cui parleremo oggi, come ho già detto, è per Sony E-mount. So che esiste anche la versione Fujifilm e so anche che è molto diversa rispetto a questa qui. Quindi per cui qualora dovesse interessarvi la versione Fuji, sappiate che tutto ciò che dirò all'interno di questa recensione potrebbe non trovare riscontro con la vostra versione. Quindi si dà il caso che questa recensione potrebbe non essere assolutamente utile magari per voi utenti Fujifilm. Inoltre, prima di iniziare ancora, come al solito vi informo che qui sotto trovate i vari timestamps con i vari capitoli. Questa recensione infatti sarà divisa in più punti perché voglio cercare di essere il più oggettivo e al contempo completo possibile. Quindi qualora dovesse interessarvi soltanto un punto, un aspetto di questa mia recensione, sentitevi liberi di skippare direttamente quel punto utilizzando i capitoli qua giù. Invece qualora vogliate una copertura completa, una recensione completa di questo obiettivo, qualora vogliate sapere più cose possibili di questa lente prima di acquistarla magari, o prima di scegliere se volete acquistarlo oppure no, vi consiglio in tal caso di guardare il video nella sua interezza. Detto ciò, direi che possiamo mettere un bel bando alle ciance e possiamo iniziare. Quindi, via con la sigla. Direi di partire come al solito con un bel unboxing. All'interno della confezione, che mi è arrivata tutta sporca sto giro grazie Poste Italiane, troviamo innanzitutto un manuale di istruzioni. Per la prima volta interessante, visto che contiene informazioni da nerd come il grafico MTF e lo spaccato della costruzione della lente con tutti i suoi elementi. Poi il classico foglietto per la garanzia, l'immancabile sacchetto protettivo, ne ho 3 ormai, tutti uguali, e infine la nostra bellissima lente, con tanto di paraluce incluso che non riesco a montare. Vabbè, esteticamente sembra essere molto carina e al tatto sembra anche essere molto resistente, ma andiamo a montarla sulla mia camera in modo da poterla analizzare per bene. Partiamo definendo prima la cosa più importante in assoluto, il prezzo. Questa lente costa 285 euro su Amazon Italia. Che tipo di lente è? Bene, la lunghezza focale di questo obiettivo è 56 mm, l'equivalente a APS-C di un 85 mm su full frame. Si tratta quindi di una lente fissa costruita per corpi macchina APS-C ed è incompatibile con macchine full frame. Una lente fissa molto luminosa, infatti il diaframma può aprire fino ad un massimo di ben 1.4 e chiudere fino ad un massimo di f16. La struttura ottica, come ci suggerisce il manuale, è composta da 10 elementi divisi in 9 gruppi. Il range di messa a fuoco minima è di 0,6 metri e ha un angolo di visione di 28 gradi. L'innesto è quello per Sony E, quindi è compatibile con tutti i corpi macchina Sony che abbiano questo innesto. Inoltre il mount è costruito in ottone e la parte inferiore presenta fortunatamente l'entrata micro USB per poter essere aggiornato in futuro. E sapete benissimo, qualora mi conosciate già e qualora seguite il mio canale, che questa secondo me è una cosa straordinaria perché potrebbe permetterci di risolvere alcuni problemi via software in futuro. Ha anche ovviamente i supporti elettronici, quindi è compatibile con l'immagazzinamento di dati EXIF e possiede un motore di messa a fuoco STM. Questo motore viene descritto come silenzioso, anche se io non sono propriamente d'accordo, ma di questo parleremo più avanti. Possiede inoltre 2 ghiere per controllare manualmente rispettivamente la messa a fuoco ed il diaframma. Sono entrambe estremamente comode e morbide, per cui vi permetteranno di controllare il fuoco e il diaframma senza essere estremamente precipitosi e fulminei, riuscendo quindi a far percepire di meno al fruitore del vostro contenuto i suddetti cambi, e questa è sempre una cosa positiva. Inoltre, la cosa che mi piace di più in assoluto, e se mi conoscete potreste aver già indovinato cosa io stia per dire, si tratta di una lente estremamente leggera e compatta. Misura infatti 11,3 x 9,5 x 9,5 cm e pesa soltanto 290 grammi. La lente ha un diametro per montare i filtri di 52 mm, inoltre internamente presenta ben 9 lamelle. E questo, come al solito, ci garantisce un bokeh meno poligonale, molto morbido e molto spinto. Ok, tecnicismi tutti sicuramente senza ombra di dubbio interessanti, ma
come funziona nel dettaglio, come funziona sul campo. In fondo è quella la cosa più importante di tutte, no? Bene ragazzi, è proprio qui che questa lente, fortunatamente, mi ha stupito e mi piace più di tutte le altre di casa Viltrox. Andiamo a discuterne nel dettaglio. 56 mm è ovviamente una lunghezza focale che ci permette di fare un po' di tutto, anche se il meraviglioso ed estremo bokeh che tira fuori ci tenta costantemente dicendoci di utilizzare questa lente per scattare 1000 foto di genere ritrattistico. Come immaginavo già in fase di unboxing, cattura tantissima luce e si comporta bene anche in low lights, mantenendo tantissimi dettagli e al contempo riuscendo anche a mettere a fuoco perfettamente nonostante la poca luce. La chiara del fuoco meccanica è la cosa più comoda del mondo. È morbida, fluida e frizionata. Non presenta un minimo di tremolio legato al fuoco e, cosa più importante di tutte, è estremamente precisa. Quindi risulta essere veramente un piacere utilizzarla per mettere a fuoco manualmente, anzi io personalmente questa lente preferisco di gran lunga utilizzarla in modalità MF. Anche se l'autofocus risulta comunque essere estremamente efficiente, riuscendo a mettere a fuoco in maniera fulminea qualunque soggetto, in qualunque condizione di luce, mantenendolo a fuoco anche in movimento e anche ad 1.4, senza alcun problema. Unico difetto della messa a fuoco automatica? Nonostante il motore di messa a fuoco sia descritto come silenzioso, questo non è assolutamente vero. Montando il microfono a salita, infatti, molto probabilmente il suddetto microfono andrà a catturare il rumorino del motore di messa a fuoco che cerca di mettere a fuoco il nostro soggetto e sentirete un rumore simile a questo. Quindi ARG, questo risulta essere sicuramente un problema per molte persone. Non è un problema che in alcun modo va a tangere me, perché semplicemente io utilizzo un registratore esterno, lo Zoom H1N, quindi visto che il registratore e di conseguenza il microfono sono abbastanza lontani dalla macchina fotografica, non riesco a sentire il motore di messa a fuoco, non fa tutto questo casino, però ovviamente montando il microfono a slitta sentirete il rumore del motorino di messa a fuoco, quindi questo è un enorme difetto dal mio personale punto di vista e lo rivedremo più avanti quando parleremo dei contro. Per quanto riguarda invece la ghiera del diaframma, avevo letto che il modello Fuji presenta qualche problema con il controllo manuale del diaframma che non è propriamente morbido e continua a scattare, nonostante sia controllabile manualmente. Bene, nella sua versione Sony non è così. Il controllo manuale del diaframma risulta essere a dir poco perfetto. È molto morbido e quindi per forza di cose pensato per il mondo video. Inoltre in modalità automatica è estremamente gestibile ed intelligente e di queste due cose sono molto felice perché si tratta sempre di un qualcosa in più che può far comodo a molti creatori di contenuti e sicuramente farà comodo a me. Unico appunto da fare che va leggermente a sfavore di questa lente, non si tratta di una lente troppo stabile, quindi per videomaking non vi conviene girare troppo a mano libera sfruttandola. Ma parliamo invece dei difetti classici della lente sfoderando le mie test charts. Come si comporterà scontrandosi contro di loro? Andiamo a scoprirlo. Andiamo innanzitutto a disattivare tutte le correzioni in camera della mia Sony Alpha 6500 e scopriamolo. Per quanto concerne la qualità dei dettagli, non vi mentirò, è impressionante. Già ad f1.4 risulta essere estremamente nitido e preserva tantissimi dettagli in ogni parte del frame, tranne un minimo ai lati. Inoltre presenta un po' di aberrazione cromatica generale, ma hey! Stiamo ad 1.4, quindi in realtà tutta questa qualità e nitidezza in generale risultano essere impressionanti. A f2.0 è praticamente uguale in tutto e per tutto, ma con un po' di contrasto in più. A f2.8 invece continuiamo a mantenere questo livello di dettaglio, ma l'aberrazione cromatica sparisce completamente, rendendo questa apertura focale estremamente utile in ogni frangente. F4 ed f5.6 sono invece praticamente aperture focali identiche, e ad f5.6 si ha in tutto e per tutto il massimo della qualità e della nitidezza che può raggiungere questa lente, riuscendo quindi a preservare i dettagli in ogni parte dell'intero frame senza mostrare nemmeno un minimo di aberrazione cromatica. Ad f11 ed f16 invece, stranamente, l'immagine si ammorbidisce un po' e si iniziano a perdere nuovamente dei dettagli. Quindi sappiate che se volete mantenere il massimo livello di dettaglio con questo 56 mm f1.4 vi conviene chiudere il diaframma fino ad un massimo di f5.6, visto che questo risulta essere sia più nitido che più generoso di luce e dettagli rispetto all'f11 o addirittura all'f16. Per quanto concerne distorsione e vignettatura, anche qui questa lente fa le magie. Già ad f1.4 abbiamo pochissima distorsione e pochissima vignettatura, ma queste spariscono addirittura già ad f2.
con mia grandissima sorpresa. Quindi da F2 fino ad F16 non avrete più nessun tipo di vignettatura o di distorsione. Per quanto concerne l'aberrazione cromatica, sono riuscito a tirarla fuori soltanto cercando un po' il pelo nell'uovo e andando a scattare la foto di un libro con la luce solare che sbatte direttamente contro le pagine. Nonostante questo, già ad F1.4 l'aberrazione che tira fuori questa lente è minima. Infine, per quanto concerne il flare invece, vi giuro che l'ho cercato a lungo, ma sono riuscito a tirarlo fuori soltanto puntando direttamente contro il sole, ed è pochissimo. E non vi mentirò, nonostante sia un difetto della lente, in realtà amo il flare, quindi sono molto combattuto nel dirvi che questa lente non presenta minimamente questo difetto, perché a me piace, ma oggettivamente è un difetto. Però a me piace, dannazione. Cioè è un bene che non ci sia per la lente e per la sua qualità costruttiva. Peccato però per me, visto che soggettivamente mi piace. Per quanto concerne i praticamente inesistenti difetti della lente, quindi siamo di fronte ad un obiettivo costruito veramente bene e che sa come fare il suo lavoro, anche perché tengo a precisare che sia l'aberrazione cromatica che la distorsione e la vignettatura spariscono completamente attivando le correzioni in camera sia su Sony Alpha 6000 che su Sony Alpha 6500. Non posso purtroppo provare con altri corpi macchina compatibili, ma immagino sia così anche per altri. Quindi per quanto concerne i difetti della lente, qui ne abbiamo veramente pochi sotto ogni punto di vista e tutti estremamente controllabili ed evitabili, tranne il flare che comunque è a dir poco minimo. Quindi per sintetizzare in maniera netta e precisa andiamo a definire i pro e i contro di questo obiettivo, partendo dai pro. Innanzitutto ha una qualità d'immagine pazzesca, praticamente a qualunque apertura focale e in qualunque condizione di luce, soprattutto se non volete rinunciare ovviamente alle correzioni in camera. Dopodiché ha senza ombra di dubbio il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato per quanto concerne un'ottica fissa ritrattistica. Io ho anche il 50 mm f1.8 Sony, eccolo qui, e questo qui costa praticamente tanto quanto il 56 1.4 di Viltrox. Il 56 1.4 di Viltrox però è molto più nitido, cattura molti più dettagli e soprattutto è un 1.4, non un 1.8. Il prezzo però è identico, quindi per quanto concerne il rapporto qualità-prezzo, Viltrox vince a mani basse, anche sull'ottica ufficiale di Sony. Infine la qualità costruttiva è veramente ottima. Mountinottone, ghiera frizionata, senso di resistenza generale e fluidità nei comandi. Insomma, è una lente che utilizzare sul campo è veramente bellissimo. Invece per quanto riguarda i contro, il principale contro è, come abbiamo detto, il motore d'autofocus che è estremamente rumoroso. In realtà non estremamente, non lo sentirete tanto esageratamente con il vostro orecchio, ma montando un microfono a slitta per l'appunto potreste, anzi sicuramente sentirete e catturerete in qualche modo il suono, il rumore del motore di messa a fuoco. E questo purtroppo è un contro che va a penalizzare moltissime categorie, moltissime fasce di videomakers. Inoltre il paraluce, sapete perché non riuscivo a montarlo in fase di unboxing? Perché è scomodissimo, entra in un solo verso, inoltre non si monta al contrario. Follia, quindi sicuramente non lo utilizzerò mai nella maggior parte dei casi, anche perché come lente cattura veramente poco flare come abbiamo visto, quindi siamo sinceri, nemmeno serve il paraluce, quindi in realtà è un contro ma è un contro molto poco pesante, visto che la lente in sé non ha bisogno del paraluce, quindi non lo porterò con me praticamente mai. Quindi questo era tutto per questo video sul 56 1.4 di Viltrox. Qualora non doveste ancora conoscermi, vi invito a iscrivervi al mio canale oppure a fare un giretto sul mio canale prima di scegliere se iscrivervi oppure no. Sul mio canale si parla di fotografia, videomaking e roba nerd, quando mi va un po' di nerdeggiare. Come al solito apriamo un mega topic e fatemi sapere qui sotto tra i commenti se acquisterete questa lente, se l'acquistereste oppure semplicemente se vi intriga. Inoltre vi ricordo che qualora vogliate acquistarla, come al solito qui sotto in descrizione trovate il link all'acquisto su Amazon Italia. Vi consiglio di acquistarla su Amazon qualora vogliate acquistarla, in quanto potete sempre fare il reso qualora dovesse arrivarvi non funzionante con qualche difetto estetico o meccanico o semplicemente qualora non dovesse piacervi in 14-30 giorni. Detto ciò, io chiudo qui il video. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo mio canale. Alla prossima gente, bye bye.